Il servizio che vedrete tra poco vi sorprenderà. È una visita un po' particolare a una città africana, Asmara, in Eritrea. L'Eritrea fu colonia italiana dalla fine dell'Ottocento fino al 1941 e nel corso di quel mezzo secolo degli architetti italiani costruirono centinaia di palazzi, chiese, ville, moschee, cinema, case d'abitazione, stazioni di servizio, eccetera. Altri 60 anni oggi sono passati e quasi tutto è rimasto com'era, come nella storia della Bella Addormentata. Questi edifici, cioè, hanno resistito a tutti i cambiamenti avvenuti nel frattempo e chi oggi arriva all'Asmara ha questa strana sensazione di tornare indietro nel tempo e di scoprire una fetta d'Italia della prima metà del Novecento trapiantata in Africa. Lorenzo Pinna si è immerso in questa atmosfera molto particolare e ci ha riportato questo servizio realizzato in collaborazione con Caterina Borrelli. È una straordinaria raccolta di gioielli dell'architettura moderna della prima metà del Novecento. Siamo in piena Africa, ad Asmara, la capitale dell'Eritrea, a 2400 metri di quota sull'altopiano che domina il Mar Rosso. In questo luogo improbabile, una drammatica vicenda di conflitti e di guerre ha paradossalmente conservato intatto, per più di 50 anni, un sorprendente patrimonio artistico che solo adesso viene riscoperto e studiato. Un patrimonio che riguarda il nostro paese molto da vicino. Fu durante la breve e tragica avventura del colonialismo italiano in Africa orientale, tra la fine del 1800 e il 1941, che è stata costruita la capitale eritrea. Asmara fu una specie di foglio bianco dove gli architetti italiani, lontani da vincoli e costrizioni della madrepatria, poterono disegnare la città dell'utopia. Questa è una rapida visita a quella che alcuni esperti hanno definito la più bella città africana. Una visita che comincia con l'ex stazione di servizio Fiat Tagliero. Un simbolo di Asmara e uno degli esempi più straordinari dell'architettura futurista. Una celebrazione dell'aereo, della velocità, dei tempi moderni. Uno stile più classico troviamo invece nell'ufficio postale che un'impossibile macchina del tempo sembra aver fermato a quasi un secolo fa. Marmi e colonne delimitano i vari sportelli per le operazioni postali, mentre la luce filtra da numerose finestre circolari che ricordano il quadrante di un orologio o i dischi forati dei vecchi telefoni. Persino il tavolo dove compilare i moduli è originale, mentre sono ancora in uso le vecchie caselle postali che coprono un'intera parete. Sulla via principale e nelle sue vicinanze sorgono vari cinema dai nomi evocativi. Questo è il Cinema Impero, un altro degli edifici simbolo di Asmara. Così si costruivano le sale cinematografiche negli anni 30 con delle grandi facciate decorate da finestre, marmi, luci e grandi scritte. Questo è invece il Cinema Roma, sempre degli anni 30. Anche qui ritroviamo l'ampia facciata e la scritta cubitale. All'interno i pavimenti, il banco della cassa sono ancora quelli autentici. C'è anche un bar che serve caffè e cappuccini all'altezza degli originali italiani. La sala è enorme, con platea e galleria, come si usava in Italia prima dell'arrivo delle multisale. Nella città ideale che doveva ricreare l'aria di casa a migliaia di chilometri dall'Italia, non poteva mancare il teatro. Ci si arriva con una elegante scalinata delimitata da alberi e aiuole che porta sotto un portico dall'aspetto rinascimentale. L'interno poteva contenere 750 spettatori ed è disposto su 3 file di palchi oltre alla platea. Sul soffitto danzano 8 fanciulle circondate da altrettanti pavoni in un intreccio di corone floreali e di veli che rivelano il gusto liberty del pittore Saverio Fresa. Gli architetti italiani che lavorarono ad Asmara affrontarono ogni aspetto della vita urbana. I molteplici culti religiosi, ad esempio. Questa è la cattedrale cattolica di Asmara, costruita in uno stile che ricorda analoghe architetture lombarde. Persino al tempo del suo completamento, negli anni 20, non tutti la giudicarono un capolavoro. I mattoni dominano anche la chiesa ortodossa, un imponente edificio, dalle forme semplicissime, affiancato da 2 alte torri che nelle intenzioni del progettista dovevano richiamare alcuni elementi dell'architettura locale.
come il tetto conico di certi rifugi tradizionali. Forse è la grande moschea, con il suo intrecciarsi di elementi architettonici italiani e locali, a rivelarsi la costruzione religiosa più elegante e riuscita. All'esterno più italiano, caratterizzato dal portico, segue un interno più moresco, dove la selva di volte e decorazioni è sovrastata dalla grande cupola centrale in vetro e cemento. Ad Asmara venne costruita anche una sinagoga, molto semplice e piccola, dove ancora oggi si riunisce la comunità ebraica. Dalla frenesia costruttiva che caratterizzò l'avventura italiana in Eritrea sorsero numerosi altri edifici, quelli dell'autorità e del potere, come il Palazzo del Governo, un'imponente mole classicheggiante cui si accede da una maestosa scalinata. Gli alberghi. Questo è l'Hotel Selam, considerato uno degli esempi più spettacolari dell'architettura razionalista. Uno stile che preferiva le forme semplici e geometriche, senza inutili decorazioni. Una semplicità che si ripete anche nelle sale interne, ancora oggi conservate senza grandi alterazioni. La stazione ferroviaria. Da qui partiva la linea che scendeva fino al mare, a Massawa, e dove è ancora possibile viaggiare su vecchi vagoni di terza classe con i sedili di legno. L'Asmara progettata dagli italiani era una città per i colonizzatori. Questo è il quartiere delle ville dove i ricchi e i potenti avevano costruito le proprie abitazioni. In una fantasmagoria di stili architettonici ci si può imbattere in ville come questa, in stile modernista, dalla geometria inconsueta e per l'epoca rivoluzionaria. Oppure in villini più tradizionali, con torrini in mattoni dalle forme più diverse. O in ville classicheggianti. L'Asmara indigena era invece questa. Una bidonville che con varie trasformazioni è ancora in piedi a ormai più di mezzo secolo dalla sconfitta dei colonizzatori e che ci fa intuire quali siano i problemi che l'Eritrea, come tanti altri paesi in via di sviluppo, deve affrontare. Eppure, nonostante queste difficoltà, il governo eritreo, con l'aiuto di vari organismi internazionali, ha deciso di conservare l'eredità architettonica lasciata dagli italiani. There are at least 400 architecturally significant buildings. Ci sono almeno 400 edifici importanti per la loro architettura qui ad Asmara e l'idea è di conservarli. Abbiamo delimitato i confini del centro storico, un'area di circa 4-5 km quadrati e di una zona cuscinetto altrettanto estesa. E in queste zone speriamo di realizzare un piano di conservazione e restauro. Conservare un centro storico, difenderlo dalla speculazione edilizia, è un'impresa complicata nelle nazioni ricche e sviluppate. Si può immaginare quali difficoltà si aggiungano in un paese con poche risorse e con priorità molto più urgenti che proteggere delle belle architetture. Una speranza è che Asmara possa essere inclusa nelle opere definite dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, cosa che faciliterebbe il reperimento di finanziamenti adeguati. Intanto, la capitale eritrea rimane, soprattutto per i visitatori italiani, un'esperienza unica. Un luogo lontano eppure familiare, di casa. Non solo nell'architettura, ma persino in piccole abitudini come quella dei bar, delle pasticcerie o dei gelati.